We are at the Osteria da Trombicche in the heart of Siena, and we're going to speak with Carlo and Davide Carone, father and son team, both drummers from different contradas, however, which is very unusual. Buongiorno Carlo e Davide, grazie di essere venuti da noi, da Trombicche. Oggi parliamo un po' della vita di tamburino in contrada. Intanto vorrei salutare Anna, Palio Live e l'Osteria Trombicche che ha permesso di fare questa intervista. Ciao Anna. Ciao Anna e grazie a Palio Live e all'Osteria da Trombicche che hanno reso possibile questa intervista. Rimanete collegati su Place to Be Siena. Stay connected with us on Place to Be Siena. Sigla. So now we're going to ask both father and son what it means to be a drummer in the piazza and what it feels like to enter into the piazza wearing the uniform of the contrada. Carlo, raccontaci com'è nata questa passione per il tamburro e magari ci puoi spiegare le emozioni che hai sentito, che hai provato la prima volta che sei entrato in piazza. La passione del tamburo, praticamente io ho sempre sostenuto che i tamburini si nasce e si muore, quindi la passione secondo me ce l'ha già dentro prima di nascere. Ho proprio questa presunzione io da tamburino. E la passione nasce praticamente sentendo quando sei a casa e cominciano a girare le contrade per il giro di città, senti i tamburi, quindi sei ragazzino, sei bambino e senti questi tamburi e la mamma ti porta alla finestra e ti fa vedere le contrade, la contrada in quel momento sta girando. Esiste il tamburo e la bandiera. Io ho preferito il tamburo, ma ho preferito il tamburo forse perché, come ho detto prima, cioè tamburini si nasce e si muore tamburini, anche perché siamo sempre tamburini, anche quando si smette. E niente, nasce così. Poi avevo nel mio palazzo un ragazzo che si chiama Gianni Bertacchi che in quel momento entrava in piazza nel bruco, sicché ha visto che mettendomi le mazze in mano, facendomi provare, ero capace, ma fino dall'età, parlo di 4-5 anni, ero capace e vai nella torre, imparava nella torre, sicché mi hanno portato a scuola nella torre dove ho trovato Ferremmi Rolli e Mario Querci e sono stati i miei primi due maestri. Uno lo saluto, Ferremmi Rolli, Mario Querci purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso e niente, e così è nata la passione per il tamburo. Non è stata un'annata molto fortunata, diciamo, perché la prima volta che sono entrato in piazza io ha vinto la mia avversaria, che è la contrada dell'Oca. E purtroppo è andata così, però l'emozione è stato meraviglioso allenarsi per entrare, cioè quando ti dicono guarda Carlo, allora si è deciso, i capi tamburo, entri in piazza, è un'emozione fortissima, ho cercato di prepararmi praticamente al meglio per entrare in piazza e poi l'emozione ti prende, la prima praticamente la cosa più difficile è la sbandierata davanti alla chiesa, quando esci vestito, che praticamente te ti sei allenato sempre in maglietta, si può dire, sicché già c'hai questa grande emozione dentro, questa cosa, la montura che ti costringe un po', ti sembra quasi, capito, di dire ma non sono allenato, ma che ho fatto, cioè ti viene mille paranoie, poi piano piano vai in su, vai in città, trovi quelle altre contrade, ti sciogli, la gente che ti carica, del popolo. E niente, poi l'entrata in piazza al momento che te sei al casato, almeno l'effetto che ha fatto a me, al momento che te sei al casato e il rotellino dice torre entra, a me praticamente mi si sono chiusi gli orecchi, io ho sentito da un grande frastuono, ho sentito solo il mio tamburo, fino a che non arrivi in fondo e dici ma forse è andata bene, forse non è andata bene, poi ho avuto la conferma da tutti, insomma, Contradaioli sei stato bravo, e di lì poi è partita la mia carriera che mi ha portato a entrare 13 volte in piazza, di cui l'ultima volta con questo ragazzo qui.
Carlo says that one is born and one dies a drummer, and he felt the need to be a drummer when he was a boy, hearing the contradas going around Siena. He picked up drumsticks at the age of 4 or 5 and then started to train in the tower contrada, his contrada. He learned from the masters who came before, because in Siena you don't go to drumming school at a conservatory, you learn in the contrada. He practiced for months and months and months and was finally invited to enter dressed in the uniform of the tower, and he says that the emotions were almost indescribable. And when he was about to enter from Casato into the Piazza del Campo on the day of the Palio, when they called Torre forward, he said all noise stopped. The only thing that he could hear was the sound of his own drum. And it went rather well, because he entered the piazza wearing the uniform for the tower contrada 13 times. So we know that Carlo is a great drummer of the piazza, but his son is also a drummer for a different contrada, and he has also entered the piazza to represent the Istrice, the porcupine. Davide, per te quanto importante è stato il fatto che tuo babbo è uno dei più grandi tamburini di piazza, e che emozioni provi per il tamburo e il fatto che vieni da una famiglia di tamburini, diciamo? È stato importante perché comunque l'hai in casa, quindi bene o male, come ha detto prima lui, tamburini si nasce, la fissa per il tamburo, e quindi non è solo andare e suonare il tamburo nella tua contrada, quindi lo senti quando magari prendeva le mazze in casa, abbiamo suonato insieme. Però io ti devo dire che io ho sempre cercato l'insegnamento di prenderlo nella mia di contrada. Poi certamente quando c'hai un babbo che è conosciuto, tutti sanno chi è, che suona il tamburo come l'ha suonato e come lo suona tuttora, perché ha smesso, però comunque lo suona in maniera importante. Certo qualche trucco e qualche cosa gliel'ho rubata, però ecco, la scuola ho sempre cercato di prendere la mia, ecco. So obviously Davide, growing up with a father who is one of the most recognized drummers of Siena, he had drumming in his blood, as it were, but he's from a different contrada, which can happen in Siena. So he trained actually in the Istrice, in the porcupine, because every contrada has a slightly different style. But as Davide said, he stole a few moves from his father Carlo along the way. In July 2014, both Carlo and Davide entered the piazza representing their respective contradas. This was probably the first time in Palio history that a father and son team entered representing, again, different contradas. Nel luglio 2014, probabilmente per la prima volta nella storia del Palio, padre e figlio per diverse contrade sono entrati in piazza come tamburini. Che emozioni avete provato durante questo momento storico? Allora, l'emozione è stata indescrivibile, cioè diciamo è una delle giornate più belle che ho passato nella mia vita, anche perché io avevo già smesso di suonare qualche annetto prima, 9 anni avanti, e mi sono rimesso in gioco solo ed esclusivamente per entrare in piazza con lui, perché se no io avevo smesso, insomma, di suonare il tamburo. Avevo fatto 20 anni, 85-2005, per me era andata. Invece c'è stata questa opportunità, ringrazio tra l'altro anche Priore e dirigenza di allora che mi hanno dato questa possibilità, perché insomma non è facile, insomma, dopo 9 anni, avevo 47 anni io. Mi è toccato allenarmi da marzo circa, perché chiaramente è come giocare a pallone, cioè
più vai là con l'età più c'è bisogno di allenamento e di preparazione fisica, essendo un movimento fisico. Comunque l'emozione è stata incredibile, una cosa bellissima, quando ci siamo trovati in prefettura, che dire, anche perché in città stranamente di solito si incontrano le contrade, non ci siamo mai trovati, anche perché noi siamo partiti un po' prima rispetto a quelle si parte di solito da contrada. Là siamo arrivati in prefettura per secondi, io credevo già di trovare lui non c'era, lui credeva invece che io non ci fossi e da aspettarmi, invece c'ero io. E poi c'è stato in prefettura questo grandissimo abbraccio, una foto che diciamo penso l'abbiano vista tutti, insomma, è rimasta diciamo abbastanza famosa, tra virgolette, per quello famoso si può dire, però come si fa a descrivere un'emozione del genere? Una cosa, è il sogno di una vita, penso sia il sogno di ogni tamburino poter entrare in piazza, cioè il sogno di un contrada sarebbe avere il figliolo della stessa contrada, dato che non è successo penso che effettivamente se lui fosse stato della mia contrada non si sarebbe potuto realizzare questo sogno, quindi vedi in un certo modo sono stato ripagato. Comunque è impossibile descrivere l'emozione, io penso, di questa cosa. Io penso solo quando è nato e quando si è vinto quell'altri due pagli, dove ha avuto 3 giornate paragonabili a questa. Even if you don't speak Italian, you heard the emotion in their voices because, as Carlo said, it's every father's dream to have his son in the same contrada, but it didn't happen in this case. However, he was repaid, shall we say, many years later. Now, Carlo was a drummer in the piazza, but he had retired, but this opportunity came up between the Tower and the Porcupine. An agreement was made, neither contrada was running, and the idea of having father and son enter together was able to be realized. So Carlo had to train again, even though he had been a drummer in the piazza for years and years. He had to practice every day for months before the July Palio. And when the two monturati, we say, when they were dressed in uniform, and when Carlo and Davide met each other dressed in the Palazzo della Prefettura, the emotions were enormous. It didn't matter what contrada you were from. Everyone in Siena saw that picture and felt the emotions. And then, as luck would have it, the order of the contradas entering the piazza was that first the Tower entered, followed by the Istrice, the Porcupine. So first father entered and then son. And the fact that this has maybe never happened in Palio history is also important because there's only one drummer per contrada where there are 2 flag wavers. So the fact that this was able to happen is incredibly special, a unique moment, and a moment of emotions that cannot be described in words or pictures, but you can feel it in your heart.